grazie Carla per questa conversazione, insomma, e per il tuo tempo. Volevo cominciare a chiederti come nasce insomma, il volume, insomma, Carla Sozzani, arte, vita, moda, che è un compendio di storie, di immagini, di vita, di amore, di passioni. Nasce dalla richiesta della scrittrice Louise Baring, che lei aveva scritto un libro su Dora Maar, un libro su Parkinson, e l'avevo conosciuta così. E quindi mi piacerebbe scrivere un libro su di te, ma non solamente centrato su di me, ma che desse anche un po' una idea di come è cambiata la moda o l'arte o la vita sociale in Italia nei decenni in cui ho lavorato. Perché avendo cominciato nel 68 Certo. sono 6 decenni, non so, 5 e mezzo. Sì, è un grande percorso, ma si vede infatti che c'è tutto un percorso che accompagna la tua insomma, biografia, ma anche la carriera con gli incontri che sono stati fatti, che penso siano un protagonisti, insomma, anche Ma sì, io penso che comunque siamo tutti un po' il prodotto degli incontri che facciamo, no? Perché incontri una persona che te ne presenta una, cioè è la vita che è così, che è il suo bello. Sì, assolutamente. E quindi sono stata fortunata perché ho incontrato delle persone straordinarie che mi hanno anche indirizzato, mi hanno fatto capire delle cose, oppure con le quali ho dovuto prendere un'altra strada perché non erano positive per me, dipende. Comunque nel lavoro la prima persona che mi ha veramente aiutato tanto è stato Alfa Castaldi, che è un grande fotografo italiano, che poi era sposato con Anna Piaggi, che era anche lei un'icona della moda, poi è diventata. Però io ho cominciato a lavorare con lui e così attraverso lui ho conosciuto lei. Poi insieme mi hanno effettivamente formata, in fondo perché ero una giovane redattrice di moda che cominciava. Il periodo da Cherie? C'è il moda, sì. Sì. E l'Alfa aveva una grandissima cultura e quindi mi ha insegnato a non considerare la moda come prioritaria nella vita, e cioè di vederla sempre con una certa ironia, un certo distacco, che effettivamente è quello che ho fatto. Anna invece mi insegnò ad appassionarmi alla moda, quella più stravagante, o a cercare di riconoscere i talenti diversi. Anche lei era amica, mi ricordo alla loro casa di via San Martino, ho incontrato, non so, Silvano Malta, che è uno stilista molto famoso all'epoca, Walter Albini, Karl Lagerfeld, Steven Jones, Manolo Blahnik, Di nomi... Diana Picasso, eh, Antonio, Juan, tantissime persone molto diverse tra di loro, però erano tutte accomunate da una grande creatività e dal fatto che Anna era diventata un po' un catalizzatore di tutti loro a Milano. Certo. E poi e l'Alfa però manteneva sempre questa ironia e distacco, e tutti erano affezionatissimi all'Alfa. Era un uomo straordinario. Quindi da lì ho imparato tante cose, soprattutto appassionarmi alla fotografia e all'arte. L'arte però era un po' una cosa che veniva dalla mia famiglia. E quindi, insomma, poi tutta la vita è stato un parallelo di più cose. Sì, di tante cose, infatti anche la moda, insomma, come nel tuo lavoro, nel testo, è protagonista ma non è mai, come posso dire, non prende mai il sopravvento su tutto il resto, mentre sono le tue passioni, l'amore per le cose che fai, la fotografia, sono tutte delle questioni magari molto più ampie rispetto alla moda o che includono anche la Sì, moda, includono no? la moda c'è sempre stata nella mia vita, poi è una forma di arte, secondo me, un po' comunque è bellezza, anche quando è brutta, è bella. Cioè, anzi, a volte le cose più sbagliate, se sono autentiche, sono più importanti che non una perfezione che poi non dice nulla, no? È vero. E quindi sì, quindi non posso fare una vera distinzione tra se ero più appassionata di vestiti o di fotografia, perché effettivamente per lavorando in un giornale, per poter esprimere
quello che vuoi comunicarlo. La fotografia era il mezzo di quel periodo, perché l'illustrazione era diventata obsoleta, non la si usava quasi più, solo più tardi. Lavorai molto con Mats Gustafsson e anzi oggi se dovessi rifare un giornale lo farei solo di Solo illustrazione. illustrato. Però quello era il periodo della scoperta della fotografia di moda, nel senso proprio più forte, per cui ho lavorato con dei fotografi fantastici, da Oliviero Toscani o Norman Parkinson, David Bailey, Eh, Deborah Turbeville, Herb Ritz, Bruce Weber, Sarah Moon, Paolo Mapplethorpe. Roversi, Peter Lim, Vederli tutti, insomma, Hero, sì, tutti. Mapplethorpe. Ma Appleton, infatti, mi ricordo, mi avevi raccontato di questo incontro per Elle anche. E Mapplethorpe era una delle persone più dolci che io abbia mai incontrato, sì. Ah, non si direbbe, pensando Una dall'esterno. gentilezza, una dolcezza incredibile. Ok, ma secondo te era più facile, nel senso è una questione di destino, aver incontrato insomma tutte queste persone e comunque aver fatto tutto un percorso lavorativo insieme, personale insieme, o era molto più facile magari a Milano, a Parigi incontrare No, altri anzi, io protagonisti? volevo, cioè all'inizio calcola che io lavoravo a Scerimoda e quindi Scerimoda non era Vogue Sì. e poi ero giovane, però ero ossessionata da Brodovic e dai bazar. Per cui il mio pensiero era sempre come poter lavorare con questi grandi fotografi e quindi, pur che giovane così, io li cercavo e poi riuscivo a convincerli, probabilmente il mio entusiasmo. Probabilmente sì. E quindi poi dopo da Scerimoda andai a Vogue, lì la cosa divenne più facile, evidentemente, perché Vogue apriva subito tutte le porte. E così ma andai a ritrovare, mi ricordo, un fotografo, si chiama Bill Silano, che lavorava per Bazar, che non lavorava più, e tornò in Italia, fece le foto per noi, appunto Iro. E, e quello mi ha tanto aiutato, perché da un incontro poi ne fai un altro, poi ho lavorato anche, mi ha fatto un servizio Daniela Morera che lavorava con me. Mi ricordo facciamo un servizio con Andy Warhol, fotografava i bambini, sì, anche con degli artisti. E c'è una commistione molto più, credo, un approccio molto più creativo, molto più aperto, magari rispetto alla fotografia contemporanea nella moda, nel senso che tanti. Ma sai, il bello adesso sono passati tanti anni e le cose possono essere cambiate. Gli anni 80, 70, 80, quando lavoravo io, ehm, c'era intanto la scoperta della moda, nello stesso tempo c'era la scoperta della fotografia di moda, poi è cominciata la scoperta del collezionismo della fotografia che non c'era, ma che cominciò a New York e a Londra. E quindi succedevano tante di quelle cose, poi ci fu tutto il periodo del design negli anni 70, 80 in Italia. Quindi Milano era un centro fulcro di creatività pazzesca. Cioè, c'erano anche tutte le gallerie, cioè le gallerie importanti d'arte a Milano, che poi man mano andarono in un'altra via. Sì. Però quando iniziò tutto il design e la moda, e a Milano c'erano tutte le più belle modelle, tutti i più grandi fotografi, cioè succedeva moltissimo qua. Ora poi la gente non se lo ricorda, però era così. Era un po' E impossibile magari non capitare, non so, in mezzo anche ad altri creativi come sì, te, e insomma. poi dopo li cercavi, o loro venivano a cercarti, non lo so, mia sorella scoprì Steven Meisel, Certo. questo me lo ricordo perché io andavo spesso a New York in quel periodo e mi disse no, devi andare per me, per favore, vammi a parlare con questo fotografo, mi dette il nome e andai da Steven Meisel perché lei voleva fotografare con lui. E me lo ricordo che era in una stanza piccola ed era ah, intorno c'erano tutti i bazar, quelli che amavo io, quindi per me Steven Meisel divenne in immediata, è fantastico. E lavoro tanto per Franca, Sì, tantissimo, sì. Cioè, e quindi era bellissimo questo fatto che un po' erano già famosi, un po' li scoprivi, no? certo. E, E c'è un incontro di questi che insomma ti ha, non so, colpita o affascinata, più a livello magari umano
anche a livello creativo, perché la creatività La ti fuori, creatività no? c'era, sì. Beh no, dal punto di vista umano ti dicevo, Mapplethorpe è una delle persone più gentili che ho incontrato. Però Arthur Elgort è una meraviglia, Newton e sua moglie. Cioè è molto difficile fare una scelta. Quello che mi ha colpito di più, non lo so, perché poi ci sono alcuni con cui sono diventati un po' la mia famiglia, Paolo Roversi, Sarah Moon, Bruce Weber, sono la mia famiglia di oggi, diciamo. Certo, Perché con gli anni ci conosciamo da più di 40 anni, abbiamo lavorato insieme, poi fatto mostre insieme quando ho aperto la galleria, continuiamo a vederci, a incontrarci sempre. Quindi sì, è un percorso di vita che rimane sì, nascono anche... anche delle amicizie profonde, importanti, che vanno al di là del lavoro, no? Certo. E, Che sempre puoi neanche chiamarlo lavoro, no? sì, esatto, che poi che è il lavoro, la Chiamare lavoro passione. una... sì, Esatto, non è si fa giusto. quasi peccato, Esatto, chiamarlo non è solo. la parola propria. Esatto. Ma volevo chiederti anche, adesso abbiamo parlato della fotografia, ma ovviamente anche tanto design di moda e anche insomma nel libro, ma anche insomma in quello che racconti, un altro protagonista che ha definito sicuramente Milano, che tu hai conosciuto bene, è Walter Albini. Sì. Eh, Beh, Walter è stato quello che si può chiamare il papà del pret-à-porter italiano, l'equivalente di Karl Lagerfeld certo, a a Parigi. Parigi. E poi bisogna dire che è una persona che geniale, secondo me, che era la Mariuccia Mandelli, detta Crizia. Lei fece lavorare sia Walter che Karl Lagerfeld. Ah, Sì, per per la sua Crizia. linea, sì, quando avevo fatto il suo libro, mi ricordo, lei mi aveva dato accesso a tutti i suoi archivi e avevo visto i disegni sia di Walter che di Karl. E beh, sì, Walter diventammo amici, anzi andavamo a cena tutte le sere alla Torre di Pisa con Paolo Rinaldi, suo compagno e socio di vita e di lavoro, Lemmy Vincenzini, Maria Vittoria Bacao, suo marito, il papà di Sara. E tutte le sere allo stesso tavolo alla Torre di Pisa. Quale tavolo, giusto Quello che per... poi richiamano il tavolo di mia sorella, ma è sempre quello Quello stesso tavolo. vicino al Al bagno? bagno, Ok, sì. sì, 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 allora conosco. E, no, ma Che prima era il tavolo di il vostro Walter, tavolo, il tavolo esatto. di Walter. E, e poi mi regalò un cagnolino che si chiama Ferro. E Ferro, Ferro, sì, uno Yorkshire, perché a Walter piaceva gli Yorkshire. E poi quando morì veramente molto presto. sì, Quando aprì la galleria ho fatto una mostra sui suoi disegni e un libro, sì. perché mi sembrava, cioè, giusto che fosse riconosciuto come un grande, perché è Sì. un grande Walter. Sì, e purtroppo spesso ancora adesso non dimenticato, ma magari tenuto un Ma è morto po'... giovanissimo, mm, cioè è morto giovanissimo, aveva 42 anni credo, sì, no? sì. Quindi Però insomma, il suo lavoro è stato veramente un lavoro fondamentale straordinario. e anche mi ero a vedere di provocazione, no? Nel senso Sì. che cioè, anche magari non voglio fare confronti perché i tempi sono cambiati, ma sicuramente c'è un livello di provocazione anche pensando anche al clima politico italiano, magari negli anni 70, che è di forte corrispondenza. Sì, ma lui era avanti rispetto proprio socialmente coinvolto. Cioè, quando fece la famosa collezione La guerriglia urbana, Sì, era il periodo che nel 75, quando in Italia c'erano una serie di tumulti, non da poco, più certo, rapimenti. E poi fece la collezione genderless, che adesso non so come le chiamano, ma che fosse unisex o genderless o no gender sì, 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 sì. o quello che vuoi. Beh, mi ricordo lui e Amy, vestiti uno specchio uno Sì, dell'altro. Cioè, questo fu molto avanti per il periodo che era. assolutamente sì. Così anche le cose di folklore, quando andò in India, fece le collezioni per Trell, anche quello non c'era, no? Il fatto di Sì. viaggiare e ampliare gli orizzonti. Poi fece anche delle collezioni di couture. E poi l'uomo per lui era importantissimo, fece delle presentazioni straordinarie, non so, alla Galleria Marconi, dove si fece fotografò lui stesso, da 10, 12, 15 fotografi famosi, no? Sì.
da Carlo Orsi, insomma. E poi c'era, cosa ha fatto? Beh, poi ci fu la famosa mostra dei falli, Sì, sì. cos'era? La Anselmino, non mi ricordo, la galleria, che fu estremamente divertente. Sì, perché credo che lui fosse alla fine profondamente, come dicevi, cioè prendesse la moda con una leggerezza, ma una leggerezza profonda, non so come dire, cioè, si vede Era avanti divertimento. tantissimo sui tempi, su tutto, anche quando prese la decisione di andare via da Firenze e venire a Milano, Certo. creò una svolta, no? Era irrequieto, bellissimo, irruente. E quindi prendeva a volte delle decisioni che probabilmente, non so, ma comunque nessuno riusciva a controllarlo, Walter. Forse questa è anche la bellezza, Sì. probabilmente, dello spirito, Sì. insomma. Poi aveva casa a Sidi Bou Said, casa a Venezia, era un esteta, Sì. innamorato di Chanel, innamorato degli anni 30, un grande disegnatore. Sì, una mano Mamma incredibile. mia, e poi lui disegnava e quello che disegnava veniva realizzato uguale. Uguale. Mm. Sì, infatti è un modo molto, cioè guardando anche magari, ripeto, non voglio fare troppi paragoni, ma guardando anche il modo in cui viene creata magari la moda adesso sicuramente e come viene proiettata, immaginata, sicuramente molto più completa, anche mi viene da dire, è un lavoro, non voglio dire di creative direction, ante litteram o art direction, però comunque è veramente molto ampio di Ma creatività. sì, ma poi sapeva anche fare i vestiti perché, Eh sì, tra l'altro. tra l'altro, perché poi li realizzava così come li aveva disegnati. Quello che succede molto spesso oggi sono degli schizzi e dei pensieri e poi il modellista è quello che in realtà fa la collezione. Sì. E quindi È cambiato un po' il è modo di cambiato, vedere le cose. sì, sono delle situazioni diverse, delle preparazioni diverse. Sì. Che poi tra l'altro, e poi l'altro, insomma, un altro grande incontro ovviamente con una persona che ha saputo fare veramente, costruire il corpo è stato Azzedine Alaïa, che insomma, voglio fare questo parallelo, insomma, di Sì, saper costruire, definire, ricostruire, scolpire, non so sì. quanti altri verbi uno potrebbe utilizzare, il Per la corpo. IACE se puoi mettere Ma tutti. Sì. è veramente incredibile. Penso, era sempre verso gli anni, fine anni 70 Io l'ho o... conosciuto, sì, 79-80, Ok, quando ero direttore dei numeri speciali di Vogue, facevo Vogue Pelle, Vogue Italia Pelle. E c'era questa giornalista di Elle, Françoise Aman, una molto brava, che faceva tutti quei cataloghi meravigliosi con penne di Semiache sì. e poi lavorava con Foer, bravissima. E mi disse, guarda che a Parigi c'è uno che veramente dobbiamo fare qualcosa perché fa delle cose con la pelle che non ho mai visto nella mia vita. E lui stava facendo tutte queste, la pelle perforata con gli occhielli, sai, di acciaio, di Soyer. E quindi andai a Parigi, l'ho incontrato, ma lui allora non aveva una vera collezione di ready-to-wear, aveva fatto una collezione per vivere, perché faceva couture in realtà, clientela privata. Aveva fatto una collezione per guadagnare qualcosa per Charles Jourdan e quindi gli aveva chiesto, commissionato qualche capo di pelle e lui gli fece queste cose con i trafori, come si chiamano in italiano? Le vele, Ok, le sì, vele, sì, sì. le vele d'acciaio, Sì, che furono considerate sadomaso, aggressive, quindi scartate. E poi ovviamente. lui se ne tenne lì, Certo. a lui e noi gli facemmo 6 pagine su pelle, sì, allora, e non era inserzionista, il che mi causò qualche problema perché... E, Strano, sì, no? è strano, sì. E quindi poi, però noi nel frattempo siamo diventati molto amici. E lui poco dopo, cioè io credo di averlo fotografato nel novembre 81, lui nel settembre 82 fu invitato da Berdorfer Goodman a sfilare a New York. Però quando avevo conosciuto Asdin, conoscevo già Thierry Mugler perché Thierry Mugler sfilava. Però tutte le sere in Rue Bellechasse dove c'era Asdin veniva a cena Thierry Mugler. Ricordo che arrivava su un motorino con un grande anello. Era bellissimo. E gli presentò tutti. Cioè Mugler
incoraggiò tantissimo Alaya Azzedine certo. a fare la sua collezione. Quindi arrivò questa lettera da Berthold Goodman, Azzedine non parlava inglese, quindi la diede a Thierry Mugler gliela lesse e lui dice: ma è uno scherzo, non mi possono invitare a New York a fare una sfilata, io non ho una collezione. E Thierry Mugler dice: sì sì, adesso è giugno, da qui a settembre ti farai la collezione. Wow. Poi andarono a New York insieme, E poi è la prima vera sfilata di... la sua prima vera sfilata. Quindi Azzedine fu scoperto dagli americani in realtà. E È un merito qualche volta. ci vuole la verità. E quindi andò con Nicole Crassadiel che lo supportava tantissimo, c'era Diana Picasso, c'era la sua amica Putman, Andrea Putman, che era diventata una sua grande amica, e Thierry Mugler dietro le quinte vestiva le ragazze e dava il ritmo delle uscite. È un vero vestierista coreografo. Esatto. Così. C'era una grande anche solidarietà. Ecco, un'amicizia, un rispetto reciproco. Infatti abbiamo fatto una mostra ora, non so E se tra l'hai l'altro vista. è incredibile la corrispondenza che c'è fra gli Non l'hai abiti. vista? Purtroppo non l'ho vista, ma ho visto tutte le, Sì, insomma, tutta una bisognerebbe serie di vedere. immagini ed è appena, insomma, sarebbe bellissimo approfondirla, ma è incredibile vedere anche solo da delle immagini la corrispondenza che Ma si influenzavano l'un l'altro. Si influenzavano. nonostante le direzioni fossero alla fine molto... Thierry Mugler era molto più aggressivo, Azzedine amava profondamente le donne, voleva farle belle. Thierry Mugler aveva una visione della donna molto potente, forte e aggressiva, no? Sì. Però era anche lui di una gentilezza, perché quando pensi, se parli con Violetta o tutte le modelle che hanno lavorato per lui, ne hanno solo dei bei ricordi. Assolutamente, ma poi ancora, insomma, non voglio sempre citare gli archivi, però comunque tutto il lavoro che è stato fatto è di forte influenza e di rilevanza ancora oggi assolutamente nel Sì, nel era un panorama. grande, Sì. assolutamente, Mugler. E beh, poi insomma il terzo nome è Montana. Montana, sì, io compravo anche tante cose di Montana, perché Montana era molto bravo. Poi ero molto amica di Wallis Franche, che era sua moglie. Sì, eravamo amiche dai tempi delle foto con Alfa Castagna. Ok, una lunga Ed è amicizia. lunga amicizia, ma eravamo nate, cioè perché lei è morta, stesso anno, un giorno di differenza. Tipo io 29 giugno, lei 28 o 30, adesso non ricordo. Ma credo che fosse nato lo stesso giorno in Montana, adesso non vorrei, devo controllare. E eravamo sempre rimasti molto legati e quindi mi dispiace che per lei è andata a finire tutto così male, però... Sì, perché anche il lavoro di Montana, insomma, trovo che abbia una rilevanza, insomma, Ma Montana e Mugler hanno fatto gli anni fine 70, neanche l'80, proprio esatto. la seconda metà dei 70, Sì, insomma, inizio 80. ci si tende un po', non voglio dire dimenticare, ma mettere un po' da parte anche il mondo di Montana, dell'influenza della portabilità anche No, ma dei poi capi. se tu pensi alla collezione che fece per l'Anven, Sì, quella là era una cosa spettacolare, no? Quella tutta bianca. No, cioè... E poi c'erano le foto di Roversi, sì, di quella collezione indimenticabile, sì. molto, molto eleganti, molto, molto eleganti. Erano primi 90, 1990, può essere, Eh, mi pare che sì, fosse 1990, sì, super, certo. veramente molto, molto bello. E invece tornando ad Asdin Alaya, volevo chiederti come fosse insomma il suo modo di lavorare insieme a te, anche insomma come nascesse tutto il lavoro insieme delle collezioni. Ma quello è stato dopo, perché io ho cominciato, cioè, come diceva lui, l'ho sopportato tutta la vita, però ho lavorato insieme, cioè finché sono stata nei giornali lo supportavo fotografandolo tanto, anche quando sono andata a Elle, anzi fui licenziata a causa sua, lui ne era molto fiero, perché avevo fatto una copertina, una sua foto di un vestito da 87, una foto di Roversi, e fui licenziata e lui diceva sempre, mia sorella è stata, è stata licenziata per colpa mia. Quindi, poi lavorare insieme invece è stato dopo, quando
negli anni 90 Steen non lavorava più e si trovò in un periodo più difficile della sua vita e anch'io ho passato un periodo un po' difficile, quindi lui supportava me, io supportavo lui e poi avevo aperto 10 Corso Como nell'inizio 90 e lui smise di lavorare, vabbè, diciamo regolarmente nel 92-93 e poi sempre meno, sinché ho visto che aveva dei problemi e così trovai Patrizio Bertelli che comprò la società e lo aiutò veramente tantissimo a mantenere la Maison, a salvarlo, cioè Sì, a fu veramente continuare, fantastico, sì. a Lui e continuare la Miuccia, sì. certo, a continuare insomma, quel processo E poi gli creativo. permise, sì, poi lo supportò tantissimo nella creazione delle scarpe, gli accessori, gli permise molta libertà. E quindi lo so, e lì cominciai a lavorare con lui, diciamo nel 99-2000. Quindi abbiamo lavorato insieme sino alla morte, 17-18 anni. E il suo modo di lavorare insieme a te era insomma, immagino una sinergia. Era una sinergia perché era su tutto, noi eravamo molto uniti da sempre, da Certo, prima, e quindi abbiamo sempre condiviso le stesse cose. Poi alla fine il lavorare, eh, io mi occupavo soprattutto dei vestiti, diciamo, in temporelle, quelli che io dicevo sempre tu, le tue cose sono per sempre, quindi facevo la collezione dalle sue cose che duravano nel tempo, così lui poteva fare le sue nuove creazioni. Cioè, eravamo così. E poi mi occupavo delle scarpe, delle borse e di quelle cose, in modo particolare. E poi su tutto, perché eravamo sempre insieme. sì. Però insomma, il genio era lui. C'è una. No, vabbè, no, da riconoscere assolutamente Sì. il tuo genio, il merito. Ma c'è una bellissima immagine che mi viene in mente adesso, in cui c'è questa tavolata di persone e ci sei tu in piedi, forse per un brindisi? Era una foto di Alex, come si chiama? Alex Soth. Sì. Fu esposta anche al museo, sì, Jeu de Paume. Sì. Era una di quelle tavolate classiche delle serate che facevamo in cucina, la famosa cucina di Astin. E quindi c'era questo fotografo e ci chiese di fare così e noi l'abbiamo fatto, ci siamo divertiti. È stata una bellissima immagine che insomma sembra uno scatto rubato. Era una scena rubata o. No, Ah, ok. eravamo a cena e lui era lì e Ah, ci ha ok, fatto la ok. foto. Una bellissima immagine perché si vede proprio la convivialità del momento. Sì, sì, ci sono Asdin, i suoi assistenti. Sì, Non eravamo seduti neanche alla tavola perché nella cucina di Asdin c'erano due tavole, la tavola principale di mezzogiorno, diciamo, o delle cene ufficiali. E poi la tavola più intima della sera, che è più piccola, più vicino proprio a dove fai da mangiare. Quindi eravamo seduti a quel tavolo, diciamo, sì. secondario, quello della Più sera, intimo quello quindi. più intimo della sera, sì. E immagino quante persone saranno passate insomma insieme a voi a conoscere. Sì, certo, ma guarda che facendo le mostre mostriamo dei tesori che nessuno conosce e questo permette alle nuove generazioni di avvicinarsi. Poi le mostre facciamo alla Fondazione con Olivier Sayar, non solo sotto vetro, quindi ti puoi avvicinare ai vestiti, quindi hai una percezione molto più intima e anche più precisa se vuoi imparare. E con Olivier effettivamente il lavoro della fondazione è molto importante. Assolutamente, che poi è stato anche sviluppato tantissimo con 10 Corso Como, ovviamente, questo laboratorio di sensazioni, di profumi, di vestiti, di idee, di belle cose che insomma ha definito la città di Milano, insomma. Eh sì, è stato quando ho cominciato a fare 10 corso Come, non sapevo bene esattamente cosa volevo fare. Volevo creare un luogo di incontri dove la gente stesse bene. Questo era il mio. Certo. Perché non essendo più nei giornali, questo avvenne dopo il licenziamento da EL, ho perso la galleria e quindi, perché mi sembrava la cosa che conoscevo meglio, la fotografia,
E poi dicevo moda, basta. Un anno dopo ho detto no, io senza la moda non. E così c'era il garage sotto e cominciai a mettere un po' di tutto, dalle candele ai vestiti, con dei garçon, ai libri, alla IA, le scarpe, ma all'inizio la gente non capiva cosa fosse. Infatti Io volevo dicevo chiedere no, va questo. vissuta con i cinque sensi, perché. E quindi c'erano i libri, le candele, però anche le tazzine giapponesi, e la gente entrava, poi sai, un garage, in un cortile, lontano da tutto, poi in periferia veniva considerata Corso Como allora. Che invece adesso c'è uno dei centri, Ora forse sin troppo. abbastanza. E, e quindi la gente entrava e diceva, ma posso entrare? Che cos'è? Ah, ok, quindi all'inizio era visto un po' con No, distanza. non si capiva cosa fosse Sì, perché non si era mai visto. sì. E poi tra gli altri, insomma, mi ricordo se non sbaglio forse era il 1990, non ne sono sicuro, forse un po' dopo, anche Margela ha fatto un'importante presentazione con le 10 corse 94, 94, sì. ti dice Corso Como. Sì, perché fui la prima ad acquistare Margiela, sì. Sì, Che ricordo hai di quella presentazione? intanto guardo le foto, c'è un bellissimo video anche. E poi fecero un film, Martin fece un film, perché erano, adesso non mi ricordo se 4 5 credo, presentazioni nel mondo nello stesso minuto. Ok. Quindi che tu fossi a Tokyo, a Milano avveniva nello stesso momento. E poi ne fece un film, mi ricordo, che non ho mai più visto, effettivamente dovrei capire dov'è. E molto bello, dove aveva messo insieme tutte le presentazioni. Quindi E a mo' di archivio. a mo' di archivio, lui l'aveva fatto. Sì, E c'erano i nostri clienti, perché il concetto era non delle modelle, ma le clienti. Quindi vedi anche i ricordi di tutte queste persone che. e la presentazione dove escono dalla Nel casa. garage, sì. Sì, ok, ok, ok. E hai conosciuto anche lui? Sì, beh, certo. E come... Com'è, com'è? com'è È un po' strano perché... bello, bello, bellissimo, ancora oggi è bello, l'ho visto neanche tanto tempo fa, un paio d'anni fa. Eh, è bello, è sempre stato gentile, è sempre stato educato, ha sempre avuto un talento pazzesco Incredibile, assolutamente sì. e ora fa il pittore, ora si è dedicato all'arte, non vuole più avere nulla a che fare con la moda. Sì, diciamo che ha segnato un periodo Ha abbastanza... segnato, è stata l'ultima grande rivoluzione di moda dopo la Kawakubo. Sì, assolutamente, assolutamente sì. Altra grande protagonista con cui hai un rapporto, insomma, non voglio dire Molto. simbiotico, no, forse non mi No, non è permetto, simbiotico, ma ma diciamo di vicino, perché vicinanza. di vicinanza sì, di rispetto enorme. Poi abbiamo lavorato insieme con 10 corse con dei garçon per 10 anni a Certo. Tokyo e ancora oggi collaboro con lei, con Dover. Cioè è un legame che abbiamo avuto dalla sua prima collezione Certo. nell'81-82. Cos'è che ti affascina del lavoro di Rei Kawakubo? Ma è un po' la stessa cosa per cui mi piace Margiela, mi piace Alaya. A parte il fatto di avere uno stile personale, c'è questa integrità di pensiero, di non farsi influenzare da niente, da nessuno, andare avanti per la propria strada, di, Sì, di creare una comunità di gente che crede in te e in quello che fai e vuole solo quelle cose lì. È una forza incredibile. assolutamente sì. Cioè è è una forma d'arte, cioè quando uno dice la moda è arte, sì, in quel caso è arte, perché è l'espressione di una persona che anche con sacrifici e con molto, a volte difficoltà, no? Sì, Non, anche non- dolore volendo. non fa, non si muove dal suo Sì, pensiero e questo è molto, anche Armani è così. sì, assolutamente sì. Sì, trovo che anche nelle ultime collezioni, pensando al suo lavoro, insomma, è anche forse una delle pochissime che ancora dà un segnale di contatto con la realtà, trasformato, elaborato, però il punto di vista sulla guerra, il punto di vista, insomma, è molto No, ma per politico il suo fortuna lavoro. che c'è, Ah, appunto, meno perché, male. che c'è perché lei apre la strada a tanti altri Sì, da un punto di vista sia sociale che creativo. E poi ti dà questo il fatto ti insegna a non mai demordere perché
anche quello è molto importante, no? Assolutamente sì. E avevo, non mi ricordo se in un'intervista scritta o in un video in cui tu racconti che non ti sentivi forse pronta all'inizio per accedere a quel tipo di moda, probabilmente. No, 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 credo di aver detto che è vero. Quando l'ho vista ho capito cosa volevo Ah, essere. ok. Ah, già, sì, è vero, è vero, Sì, che avevi capito che perché volevi io mi vestivo essere. Montana a poco, Thierry Mugler, ma comunque. E, e quindi, vabbè, Asdin, certo, ma era Asdin all'inizio, anche Asdin era all'inizio. E quindi quando vidi la collezione del Kawakubo ho capito che io ero così, cioè quella che non sapevo di essere, che non dovevo sforzarmi di mettere dei tacchi quando mi sentivo a disagio, che provare a truccarmi quando sto malissimo truccata e poi non mi piace truccarmi, no? Cioè quando finalmente capisci questa libertà di essere chi sei e che però quei vestiti lì ti aiutano a esprimere la tua personalità e poi li mescolavo con Alaya, mi ricordo. Beh, diciamo dei mix, uno styling molto E Zoran, interessante. e Zoran. E ancora, e tu pensi che lei oggi sia ancora l'unica, insomma, oltre ad essere una apripista, ma l'unica a realizzare quel tipo di moda così di impatto, mi viene da dire, o così forte, così... Credo proprio che non ci sia un altro, no? Sì. Sì, è un po' una domanda È retorica, un po' però retorica, comunque, è retorica. non so, magari c'era un punto. No, non vedo, non vedo, non c'è. Assolutamente no, sono concorde. E volevo chiederti a proposito, poi adesso noi qua siamo nella fondazione in Bovisasca e insomma tutto l'approccio insomma, di cui abbiamo chiacchierato, le collaborazioni, l'approccio alla fotografia e all'arte è un grande lavoro di vita, di passione, di amore, di curatela, volendo, no? Sì, Nel senso certo. più ampio del termine che porti avanti con la fondazione ancora oggi, credo. Sì, di curatela perché editing è sempre stato un po' quello che io so fare di più, che mi appassiona di più. Oggi con la fondazione, anche col fatto che Sara se ne occupa tanto e lei è molto, passa la sua vita a supportare i giovani talenti, a cercarli, a trovarli, a aiutarli. Il fatto di poter trasmettere quello che ho imparato, che conosco a delle nuove generazioni, diciamo che la fondazione ha anche una missione di trasmissione di conoscenza o la messa a disposizione degli archivi per vedere vestiti, perché tante volte le scuole ti insegnano tanto ma non ti danno accesso ai capi dei grandi stilisti perché non li hanno, non perché non vogliono. E lo stesso, non so, possono venire qua. Abbiamo avuto anche degli stilisti importanti che sono venuti a vedere i libri, passare del tempo qui. Questo è molto bello, Sì. cioè, questo fatto di poter condividere e trasmettere quello che abbiamo è una delle cose che mi piace di più della fondazione. Che poi è quello, insomma, da quando abbiamo cominciato questa chiacchierata, tu mi raccontavi appunto degli incontri con Alfa Castaldi, di condivisione con quel gruppo creativo, le cene con Asidina Laia e la condivisione, e alla fine ancora oggi il tuo approccio è di Eh sì, ma è condivisione. il motivo per cui avevo aperto 10 Corso Como, il motivo per cui sì, sì, quando lavori nei giornali, ma lo sai benissimo anche tu, lavori per un progetto, non lavori per te stesso, no? Ed è un progetto di una comunità di persone che lavorano insieme, che condividono gli stessi punti di vista, gli stessi valori, e quindi tutto il resto che ho fatto ha sempre avuto quell'impronta lì da editing, da Sì. curatela, come la chiami. Sì, di editing e poi di E poi di grande creare, passione, sì, di creare, grande amore. sì, e senza quella... Ma si vede anche quando tu vedi una collezione o vedi di un giovane o non giovane, perché non è che tutti i talenti devono essere giovani, Sì, ci sono anche talenti nascosti adulti. sì. Quando è fatto con amore e con passione, vibra, no? Sì, lo Lo senti, senti. senti vibrare qualcosa, sono assolutamente
D'accordo. Volevo ancora chiederti due cose. Prima, adesso un po' una specie di gioco, mettiamola così, una specie di pistola alla tempi, no? Perché insomma, degli archivi, delle immagini, della collezione, se tu dovessi scegliere un abito, uno, Uno. uno soltanto, quale sceglieresti? Oh, un abito, non so, prenderei una camicia bianca, sì, perché senza la camicia bianca secondo me non si può stare. E se dovessi scegliere, adesso sto cercando di ampliare un Va po', bene, non è che non mi fanno impazzire le cose assolute, ma lo trovo interessante per vediamo. capire un po'. Sì. Una collezione. Una collezione, forse la prima collezione di John Galliano, Oh, era meravigliosa, mi è rimasta nel cuore, sì, quella proprio a fine anno. sì, 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 al Centro St. Mm, Martins. mm. Ok, è una scelta interessante però alla fine, insomma, prima lo dicevamo, alla fine è un po' anche una scelta un po' punk. Perché Eh tu alla sì, fine un po' sei un po' punk, punk, senza volendo. volerlo. Senza volerlo. Prima citavamo insomma l'aneddoto, solo che io lo trovo anche di una certa eleganza incredibile delle etichette tagliate, no? Che adesso è un gesto estremamente punk, Mamma mia, adesso volendo. si è fatto impazzire appunto Simone quando faceva gli Sì, archivi, esatto. perché io tagliavo le etichette da tutti i vestiti e non volevo avere il nome di nessun altro addosso. Fare un Cioè che è il gesto contrario di tutto quello che succede oggi. esattamente il contrario, ma è assolutamente, non so, trovo un gesto incredibile. E tornando insomma agli assoluti, una fotografia. È quella, Marray, Ah, quella sicuro. perfetto. Sì, lui è sempre con me, ha Sempre. fatto l'ufficio di Vogue, di Ela, Rizzoli, Corso Como, ora è qua. Bene, insomma, grazie per la risposta perché pensavo fosse più complesso vedendo insomma l'enorme collezione che hai e sono molto soddisfatto. E ho un'ultima curiosità per chiudere questa chiacchierata che riguarda sempre insomma, il volume, il libro. Perché c'è questo aneddoto di questo viaggio che avete fatto tu e Franca, in cui andate in India, Mhm. l'atterraggio, l'emergenza, diverse peripezie, e poi andate da un indovino. Sì, E nel libro c'è scritto che tutte le cose che sono state dette sono state avverate, sono avvenute, insomma, sono sì, avvenute. sì. Però non sono mai raccontate queste cose. Sì. Prossimo libro. Ah, ok. Ok. Solo sulle profezie. Mi sembra incredibile. Solo sulle profezie. Mi sembra incredibile. Grazie, Carla. A te.